Probabilmente sarebbe diventato un mafioso se non fosse finito in carcere proprio nei giorni in cui era prevista la sua affiliazione. Paolo Di Lauro, passato alla storia come o Ciruzzo o milionario, avrebbe fatto senz'altro carriera in Cosa Nostra. Del resto, ad affinare le sue capacità, era stata la lunga frequentazione con Lorenzo e Angelo Nuvoletta, i fratelli di Marano legati al clan dei Corleonesi. Ma Ciruzzo ha fatto ugualmente carriera anche senza Cosa Nostra. Semisconosciuto per moltissimi anni, Di Lauro ha realizzato il più grande supermercato della droga del mondo occidentale, allestito all'aperto tra le vele di Scampia, nel quartiere di Secondigliano. Tra quelle palazzine a nord di Napoli, cocaina, eroina, droghe sintetiche, hashish. Non c'è robaccia che non abbiano venduto alle migliaia di spacciatori e tossicomani arrivati da ogni parte d'Italia per rifornirsi a prezzi più che accessibili. Un affare da €500.000 al giorno. Paolo Di Lauro è uscito improvvisamente dall'ombra per via di una delle faide più sanguinarie che la storia della camorra abbia mai conosciuto. Una guerra che il suo clan ha combattuto contro un gruppo di ex fedelissimi che lo aveva tradito, guidato da Raffaele Amato, che per conto suo gestiva il traffico di stupefacenti con la Spagna. Dal febbraio del 2003 all'estate del 2007, almeno una ottantina di morti e un numero imprecisato di feriti, una carneficina di una ferocia inaudita, con vittime strangolate e poi date alle fiamme, corpi mutilati, donne ammazzate come cani, vendette trasversali, innocenti trucidati per errore. Tutto andato in scena a Scampia e ha costretto Ciruzzo a rinunciare alla sua strategia preferita, quella dell'inabissamento, tipica dei mafiosi che continuano a diventare più forti, al riparo dalle indagini e lontani dai riflettori. A metà anni 70, il primo a rendersi conto di quanto Di Lauro sia in gamba è Aniello La Monica, boss di Secondigliano, con buoni agganci con Michele Greco detto il Papa, e Pippo Calò, e in eccellenti rapporti con Michele Zazza, contrabbandiere affiliato a Cosa Nostra. Di Aniello La Monica hanno tutti paura, lo temono pure i suoi uomini, che oltre ad essere irascibile, è molto diffidente, e nella scelta dei suoi più stretti è assai selettivo. Tra chi gode della sua fiducia c'è anche Paolo Di Lauro, che allora risulta essere un commerciante di pellame. A vederlo sembra un impiegato, ma nasconde un carattere crudele e un'intelligenza superiore alla media. Il suo ruolo è quello di tenere la contabilità del clan, dedito alle estorsioni e al traffico di droga. Amministrando le entrate, Ciruzzo si è reso conto di quanti soldi si possono fare diventando un boss come La Monica. E gli apre la mente su quanto sia facile e rapido arricchirsi smerciando droga. Diventa consapevole che se resta il contabile di Aniello La Monica, passerà la vita a vedersi passare sotto gli occhi fiumi di denaro di cui non potrà mai contarci. L'unico modo per diventare come La Monica è sbarazzarsi di La Monica. Un progetto folle, vista la potenza del suo capo. Di Lauro fa un patto con i fratelli Giuseppe e Antonio Ruocco e trova un'intesa con il clan Prestieri. Per la suddivisione del territorio, comincia, accusando Aniello La Monica, di tenere per sé quasi tutti i proventi degli affari. Il 1° maggio dell'82, La Monica diventa il morto ammazzato numero 118 dall'inizio dell'anno. Da pentito, Antonio Ruocco rivelerà ai magistrati che i killer, prima di sparargli addosso dovettero investirlo con la macchina, venne attirato fuori di casa con una scusa. Con La Monica fuori dai giochi, Ciruzzo fa eliminare Domenico Silvestri, un possibile concorrente, così Di Lauro inizia la sua personale scalata. Nel frattempo aveva fatto carriera anche Gennaro Licciardi, detto Ascigna, che a Secondigliano era un leader. È Licciardi che gestisce lo smercio della droga, Di Lauro ha una modesta fetta della grande torta degli stupefacenti. Almeno fino all'estate del 94, quando Licciardi viene stroncato da una setticemia mentre è detenuto nell'ospedale di Voghera. Con Licciardi fuori gioco, c'è soltanto da fare in fretta per prenderne il suo posto. In poco tempo, mentre le altre cosche si scontrano tra loro, Di Lauro va alla conquista del narcotraffico, accaparrandosi tutte le piazze di spaccio. In poco tempo, approda ai vertici della camorra napoletana. Si parla con insistenza di una nuova banda in ascesa, ma dell'uomo che la dirige non si sa quasi nulla, e poco dicono anche i suoi precedenti penali. Il clan è a conduzione familiare, dietro al Ciruzzo ci sono 2 figli, Vincenzo e Cosimo. Il primo somiglia molto al papà, preferisce la mediazione allo scontro. Cosimo no, è più impulsivo e decisionista. Completano altri 2 figli, Marco e Ciro. Non solo gli stupefacenti, Di Lauro e i suoi soci, Mallardo e Contini in primo luogo, hanno realizzato una rete commerciale che attraversa il globo in lungo e in largo. Francia, Inghilterra, Spagna, Germania,
Belgio, Irlanda, Austria, Portogallo, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Canada, Brasile e Australia. Vendono giacche di finta pelle e altri articoli di abbigliamento aggriffati che vengono prodotti in laboratori del napoletano, costano 15 euro a pezzo, ma in Europa, America e Australia c'è chi li compra a un prezzo pari a 500 euro. L'altro affare sono i trapani e utensili da lavoro, macchine fotografiche e videocamere, tutte apparentemente di marca ma fabbricati illegalmente in Asia. Ciruzzo, milionario insomma, diventa milionario davvero, perché il traffico di droga funziona alla grande, per rifornirsi arrivano da molte parti d'Italia. Nonostante sia oramai ricco e potente, la magistratura di lui non sa nulla, merito della capacità di rimanere costantemente nell'ombra. Tranne i figli Vincenzo e Cosimo, pochissimi hanno la possibilità di incontrarlo, non usa mai il telefono e se lo fa si presenta col nome di Pasquale. Ignorato quasi completamente fino all'ottobre del 98, quando alla scuola media Pascoli di Scampia, l'insegnante di educazione tecnica rimprovera un ragazzina. In sua difesa corre Nunzio, un suo compagno, e l'insegnante rimprovera anche lui, non l'avesse mai fatto. Nunzio ritiene di non essere il figlio di un uomo qualsiasi, il papà, infatti, è Paolo Di Lauro. Qualche minuto dopo l'insegnante viene aggredito da 3 persone. Per colpa delle intemperanze del figlio, Ciruzzo viene convocato dalla polizia, ma stavolta lui non c'entra nulla. Per l'accaduto ci sarà un processo che si chiuderà nel 2005. Il 1° ottobre del 2002 la polizia arresta 27 persone sospettate di far parte di un clan descritto come la struttura più efficiente della città di Napoli. La prima operazione che intacca il portafoglio di Di Lauro è un sequestro di 160 kg di droga, tra cocaina ed eroina. Ciruzzo ne ha fatta di strada. Negli anni 70 era un contabile che maneggiava soldi altrui. Nel terzo millennio è il proprietario di un impero che riesce a guadagnare anche €500.000 al giorno. La cosca agisce in una zona che parte dal quartiere di Secondigliano, arriva a Capodichino e si estende fino ai comuni a nord di Napoli, tra Arzano, Melito, Mugnano e Casavatore. Di Lauro è riuscito a organizzare lo spaccio di droga attraverso una struttura piramidale che si sviluppa su 4 livelli. Il primo è composto da promotori e finanziatori, si tratta per lo più di persone di estrema fiducia che provvedono a controllare l'attività di smercio tramite i loro affiliati diretti. Al secondo ci sono coloro che gestiscono i rapporti con gli spacciatori ai quali, attraverso altri componenti del gruppo, pagano il compenso per la loro prestazione oppure procurano, in caso di guai con la giustizia, il difensore di fiducia. Il terzo è quello dei capipiazza che controllano l'andamento delle vendite, prelevano gli incassi. Il quarto è costituito da spacciatori, talvolta tossicodipendenti, che provvedono ad assolvere il compito più rischioso, quello di vendere la droga per strada. Una organizzazione perfetta che ogni piazza può fruttare fino a 50 milioni di euro all'anno. Scampia, dunque, è il più grande supermercato della droga d'Europa e c'è un motivo serio se le forze dell'ordine fanno fatica a smantellarlo. A proteggere la tranquillità dello spaccio c'è un esercito di sentinelle il cui compito è avvertire dell'arrivo di carabinieri o poliziotti. Del resto Ciruzzo guadagna così tanto che può consentirsi il lusso di tenere a libro paga centinaia di persone, in questo modo si assicura un diffuso consenso sociale. A lavorare per il clan sono adolescenti, ragazzi, uomini con moglie e figli, donne insospettabili, un consistente numero di famiglie che con i soldi dei Di Lauro ci vive. Le paghe, infatti, sono molto più che dignitose. 7.000 euro al mese, ad esempio, rappresentano la retribuzione di chi si occupa di distribuire la droga agli spacciatori per la vendita al dettaglio. 2.000 euro invece toccano ai pusher, che lavorano sempre in coppia. Le sentinelle che presidiano le strade del quartiere intascano al mese dai 1.200 ai 1.500 euro. 1.000 euro al mese vanno ai fiancheggiatori, soprattutto se giovanissimi, utilizzati per il trasporto di armi o con compiti occasionali di sorveglianza. Un killer porta a casa 2.500 euro per ogni omicidio, mentre 300 euro li guadagna chi va a convincere, con le maniere forti, i commercianti che non vogliono pagare la tangente. Una cifra che oscilla tra i 500 e i 1.000 euro a settimana è la ricompensa per chi ospita in casa i latitanti o custodisce armi. Ma il boss di Secondigliano ha altri pensieri. Qualcuno dei suoi uomini sta cercando di fregarlo mettendo nelle proprie tasche parte degli incassi. Il 3 febbraio del 2004 è la data che segna l'inizio delle ostilità. I Di Lauro vogliono punire uno dei traditori e dopo Federico Bizzarro, i figli di Ciruzzo allontanano una serie di personaggi sospetti.
In cima alla lista degli infedeli c'è Raffaele Amato, conosciuto come O Spagnolo. Insieme ad Amato viene spazzata via tutta la vecchia guardia, rimpiazzata con giovani tra i 20 e i 30 anni. Ma O Spagnolo non ha alcuna intenzione di farsi da parte, convoca gli altri della vecchia guardia con l'obiettivo di fare la guerra a Ciruzzo e impossessarsi del controllo delle piazze. Mentre gli scissionisti, chiamati anche spagnoli, si organizzano, nel 2004 il clan di Lauro subisce un altro brutto colpo. All'alba del 1° aprile i militari arrestano Vincenzo, il figlio di Ciruzzo. Dopo l'estate del 2004 la situazione precipita. Con il pentimento di un carabiniere si apre una falla all'interno della cosca. Il collaboratore spiega che i Di Lauro dominano nella zona di Secondigliano, tranne che alla masseria Cardone, storica roccaforte della famiglia Licciardi. Rivela nei dettagli come Paolo Di Lauro riesce a guadagnare attraverso lo spaccio di droga che avviene tra le vele di Scampia e nel rione Monterosa. A svelare gli affari dei Di Lauro è anche un altro pentito. Gli scissionisti, nel frattempo, provano ad approfittarne avviando uno scontro che si trasformerà in una faida senza precedenti. La sequenza degli omicidi è sconvolgente, non solo per il numero dei morti, ma per la violenza praticata da entrambi gli schieramenti. L'orrore e la lunga scia di sangue comincia il 28 ottobre 2004 dove vengono falciati dai killer Salerno e Montanino. Il 3 novembre muore in un agguato Galdiero, un parcheggiatore di Mugnano. Il 6 novembre sparano su un gruppo di ragazzi in un circolo di Scampia. Il 20, sempre a Mugnano, viene assassinato Migliaccio, poche ore più tardi tocca a Emolo. Il giorno dopo Gelsomina, una ragazza di 22 anni impegnata nel volontariato, viene torturata e uccisa. Il cadavere carbonizzato verrà ritrovato nella sua auto data alle fiamme, perché non ha saputo o voluto dire dove si nascondeva un suo vecchio fidanzato, legato a una delle cosche in conflitto. Il 21, a Melito, vengono assassinati Domenico e Salvatore. A Secondigliano 5 colpi alla testa abbattono Francesco. Il 15 gennaio 2005 a Scampia è l'ultimo giorno di vita per Carmela, la chiamano al citofono, lei scende in pigiama, un killer le spara al volto. Era la madre di uno scissionista, la faida abbatte pure l'ultimo tabù dei camorristi. Una volta le donne venivano risparmiate, ora non più. La maggior parte delle vittime si conta nell'esercito di Ciruzzo, uscito nettamente perdente dal conflitto con Amato, e alla batosta sull'ala militare si aggiungono le manette. Il 21 gennaio si conclude la latitanza di Cosimo Di Lauro, scovato nell'appartamento di un'anziana donna invalida, in una palazzina del Rione dei Fiori. La guerra riparte e mentre la carneficina prosegue, gli investigatori, il 27 febbraio del 2005, intorno alle 3 del mattino, Raffaele Amato, leader degli scissionisti, in un casinò di Barcellona si ritrova circondato da uomini in divisa che gli puntano contro i mitra, è costretto ad arrendersi e a farsi ammanettare insieme a 5 dei suoi affiliati. Intanto sul conto di Paolo Di Lauro circola una voce sinistra, si dice che sia morto. Una ipotesi rafforzata dal silenzio che lo accompagna da anni. Di Lauro, però, è scaltro come pochi. Per evitare le intercettazioni non usa mai il telefono e comunica con un numero ristrettissimo di persone, la cui fedeltà è a prova di bomba. A giugno, però, il SISDE ha la certezza che si nasconde nel suo quartiere. Cominciano a pedinare alcune persone che potrebbero condurre al suo covo. Alla fine nella lista dei sospettati resta una donna, Filomena. Hanno notato che spesso compra il salmone e la pezzogna. Guarda caso, si tratta proprio delle pietanze preferite dal Ciruzzo, notoriamente ghiotto di pesce. Così si scopre che Filomena, dal pescivendolo ci va per soddisfare i peccati di gola del boss. I carabinieri lo arrestano la mattina del 16 settembre del 2005, in un appartamento di 2 stanze, più bagno e cucina, forse hanno fatto giusto in tempo. Nel frigorifero c'erano 3 bottiglie di vino, un po' di prosciutto crudo e dell'acqua minerale, segno che la permanenza in quella casa sarebbe durata solo qualche altro giorno. Non ha avuto nessun ruolo nella faida, sostengono gli inquirenti, e se ha deciso di tornare a Secondigliano lo ha fatto dopo la cattura del figlio Cosimo e soltanto per proporre una tregua agli scissionisti. Nessun omicidio, quindi, gli viene contestato, resta sotto processo soltanto per associazione camorristica, insieme al figlio Vincenzo, per fatti che risalgono al 2002. È l'11 aprile del 2006 Ciruzzo riceve una pessima notizia. Il suo nemico Raffaele Amato, da poco più di un anno in galera a Barcellona in attesa dell'estradizione, è stato scarcerato. E con Di Lauro condannato, non c'è chi ha preso il suo posto, gli scissionisti.
Il 6 giugno del 2006, il tribunale annulla per un difetto di motivazione una ordinanza di custodia in carcere nei confronti di Vincenzo Di Lauro, che a sorpresa torna in libertà. Il 14 marzo 2007 gli scissionisti fanno fuori, a distanza di quasi un'ora l'uno dall'altro, prima Giuseppe e poi Francesco. Una settimana dopo crivellano di colpi Lucio. Come se non bastasse la decimazione del gruppo, arriva un altro segnale di un tracollo oramai irreparabile. Il 27 marzo Vincenzo Di Lauro, tornato in libertà 9 mesi prima, viene arrestato a Casalnuovo. La sua cattura priva il clan di Ciruzzo dell'ultimo generale in grado di riorganizzare le fila di un esercito allo sbaraglio. Tant'è che la faida riparte e per altri componenti della cosca non c'è scampo. L'aggressività dei nemici è tale che a fine maggio in un agguato viene ferito Michele, il cognato di Ciruzzo. Quello che si consuma nell'estate del 2007 non è sicuramente l'ultimo atto di un combattimento dal quale Paolo Di Lauro e i suoi figli sono usciti fortemente ridimensionati. Con Ciruzzo e i figli in galera, gli scissionisti possono considerarsi i vincitori. Ad oggi del clan di Ciruzzo resta poco o niente.